Ciao a tutti amici dei pesci, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami i pesci e le tendenze energetiche predestinate per febbraio 2026. Abbiamo la carta dell'imperatrice, amici dei pesci. Può essere un buon periodo per creare qualche cosa. Di solito la carta dell'imperatrice parla di gestazione e può essere sia di un figlio che di un progetto, che di un'idea. È una carta comunque di concretezza. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile quindi che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, si chiama Guida alle letture collettive e trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il numero di telefono, il link alla pagina web, il link della promozione di gennaio e febbraio, i link ai corsi gratuiti presenti sul canale e il link del corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie. Partiamo con un 10 di spade, un fante di spade, 8 di bastoni, fante di pentacoli, re di spade, 5 di pentacoli, forza e 6 di coppe. Adesso ragazzi andiamo a vedere carta per carta, capiamo qual è l'energia più importante del mese. Potrebbero anche arrivare dei messaggi sciolti tra di loro. In un secondo momento andiamo a vedere il lavoro, il denaro, le relazioni, la famiglia, un po' tutto. Allora, partiamo da questo 10 di spade, giustizia e 5 di pentacoli. Qui devo dire ragazzi che potrebbe esserci come la fine di un capitolo a inizio febbraio. Il 10 di spade di solito parla della fine della sofferenza. Io sento che vi svincolerete da qualcuno o da qualcosa. Andiamo a vedere il fante. 8 di bastoni e 10 di spade. Con l'8 di bastoni ragazzi ce l'avete 2 volte perché ce l'avete già anche qui. Devo dire che potrebbero arrivare delle comunicazioni importanti. Di solito l'8 di bastoni è un acceleratore delle carte che ci sono intorno, quindi ho come la sensazione che ci sarà come la necessità di raccogliere informazioni, di parlare con persone, di, come vi posso dire? Sì, di raccogliere dati. Io ho come la sensazione che dobbiate implementare la comunicazione in questo mese per ricevere delle informazioni. Andiamo a vedere questo 8 di bastoni. 5 di coppe e forza. C'è qualcosa qua, perché avete sia un 5 di coppe che un 5 di pentacoli, il 5 di pentacoli c'è anche qui. Potrebbe esserci qualche tema da dover affrontare nel mese e qui lo saprete con questo 8 di bastoni che effettivamente potrebbe darvi del filo da torcere ehm, e secondo me è anche un qualche cosa che riguarda
Qualche cosa che avete fatto nel passato e di cui potenzialmente potreste pentirvi o potreste, come dire, essere stati magari troppo impulsivi nel fare qualche tipo di spesa, di acquisto, di investimento. Andiamo a vedere il fante di pentacoli. Sei di spade e re di spade che avete già qui, sembra quasi che le carte si anticipino. Sento che avete bisogno di andare un po' per la vostra strada, di sviluppare un po' le vostre regole. È come se con questo fante di spade avesse imparato da questa separazione, da questa perdita, da questa risoluzione di un contratto, potrebbe essere la fine di qualche questione legale anche per qualcuno. Sento come se effettivamente stesse per arrivare alla fine di un capitolo, fosse arrivata alla fine di un capitolo, ma c'è bisogno di un attimo per metabolizzarlo. È come se avessi bisogno di allontanarvi da quello che era qui per trovare la propria struttura. Andiamo a vedere questo re di spade. Dieci di bastoni e regina di coppe. Ho come l'idea, ragazzi, perdonate il francesismo, però ho come la sensazione che dobbiate farvi uscire la cazzim, la grinta, come vi posso dire, la determinazione, il io voglio quello e so che cosa fare per ottenerlo e vado. Andiamo a vedere il 5 di denari. Fante di coppe e sacerdotessa. Datemi una carta per la sacerdotessa. 2 di pentacoli e fante di pentacoli. Sì, ragazzi, qua il 5 di pentacoli è già la seconda volta che c'è, ce l'avevate già qua all'inizio. C'è qualche tipo di questione monetaria, secondo me, questo mese che potrebbe essere relazionata a qualche tipo di contratto che volete sciogliere, qualche tipo di situazione che vorreste chiudere o che è prossima alla chiusura. Andiamo a vedere la forza. 4 di bastoni, morte, di nuovo una carta di chiusura e 8 di pentacoli. Andiamo a vedere anche il 6, va? 6 di coppe. Abbiamo un 6 di denari e un 9 di pentacoli. Secondo me è una cosa che ha a che vedere o con il denaro o con il lavoro. Perché comunque è uscito un 8 di pentacoli, c'è la morte, qui avete il 10 di spade, il 10 di spade, c'è un capitolo che si deve chiudere, avete anche un 10 di bastoni tra l'altro. Sento che c'è un capitolo che si deve chiudere per dare il passo a qualche cosa di nuovo. Siamo ancora in fase di chiusura, non vedo ancora l'apertura, però vi dico un'altra cosa. Vedendo come termina la lettura, cioè con un 6 di pentacoli, che è uno degli arcani minori della giustizia, io credo che sì, potrebbe esserci effettivamente la lettura di qualche equilibrio, di qualche contratto, di qualche questione che ormai era solida, ma si termina riaggiustando la situazione. Cioè, qui potrebbe essere un lavoro dipendente, ipotesi, magari in un'azienda che che avete conosciuto tempo fa. È come se doveste trovare la forza di cercare qualche cosa che vi dia più stabilità, più concretezza. Mi viene da dire anche più soddisfazione personale. Diciamo che secondo me febbraio è un periodo per chiudere
con quello che c'è da chiudere, con quello che si è esaurito, con quello che vi tiene vincolati, mi viene da dire, perché ricordiamoci sempre che il 5 di Pentacoli è una carta di codipendenza. E anche il 9 di Pentacoli qui ce l'avete girato al contrario, quindi c'è come un qualche tipo di dinamica o di situazione che bisogna interrompere. Qui sento che c'è come un qualche tipo di informazione, di presa di coscienza, di consapevolezza, qualche dato, qualche informazione che arriva, che fa sì che cambiate tipo prospettiva. Vi dico, potrebbe effettivamente arrivarvi un'offerta con questo fante di coppe e sento che questa offerta effettivamente potrebbe far riferimento al 6 di pentacoli, quindi a un nuovo tipo di contratto, magari più potrebbe essere un contratto di tipo dipendente qui. Potrebbe essere come qualche cosa di nuovo, un nuovo, non lo so, se prima eravate responsabili, vi cambiano il contratto e magari vi spostano. Fatemi vedere se vi spostano. Mm. No, sento come potrebbe essere una riduzione del tempo da full time a part time, è come se ci fosse una modifica, la rottura dei contratti precedenti e come dei nuovi contratti che arrivano. Secondo me quello che si muove un po' di più è il lavoro in questo mese. Però ragazzi andiamo a vedere settore per settore. Partiamo appunto dal lavoro. Se siete senza lavoro, può essere che siate senza lavoro da un po', però quello che sento che vi dicono le carte qui è di raccogliere dati. Quindi informatevi su quale potrebbe essere il prossimo trend futuro nel prossimo anno, ipotesi, e buttatevi su settori, mi viene da dire, innovativi. Potrebbe essere... ehm, allora, se siete psicologi, mental coach, terapisti, quello potrebbe essere un ottimo settore per voi quest'anno, anche se in realtà non avete ancora un'attività in questo settore, potreste pensare di iniziarla o di iniziare comunque una propria attività. Se per esempio qui avevate un contratto con una ditta più grande, magari facevate parte di uno di quei siti web che raccolgono le prestazioni di servizio, potrebbe essere interessante per voi staccarsi da questo gruppo grande e magari iniziare ad aprire la vostra pagina web. Ehm, io sento che comunque qualche cosa a livello dipendente potrebbe arrivare. Se siete senza lavoro e state decidendo magari di aprire la partita IVA, la vedo un po' più dura, un po' più faticosa, non impossibile, però faticosa. Però sì, secondo me entro la fine del mese ci sono dei colloqui che arrivano, delle chiamate che arrivano, ehm, e ho anche la sensazione che sì, qualcuno potrebbe proprio firmare il contratto. Ripeto, ho anche l'idea che potreste andare a fare come un ripescaggio di qualche azienda precedente e andrebbe a buon fine. Se avete già lavorato in qualche azienda e vi siete trovati bene, ve ne siete andati perché, non lo so, vi siete trasferiti, ipotesi. Potrebbe essere proficuo per voi ritornare, diciamo così, indietro nel tempo. Per le persone che sono dipendenti, anche qui vedo come una risistemazione dei contratti. Quindi può essere che se prima, non lo so, ecco, se per caso avete contratti a tempo determinato, quindi che scadono, c'è un rinnovo di contratto, eh. Può anche essere con altre veci, in un'altra... sento che qualcuno verrà assunto direttamente dall'azienda e non più dall'agenzia interinale. Però comunque devo dire ragazzi che entro la fine del mese secondo me qualcosa di nuovo si apre. Ha a che vedere perché c'è un 6 di coppe, quindi c'è qualcosa del passato, quindi potrebbe essere una vecchia azienda dove avete lavorato anche voi, dove magari volete cambiare, perché
In realtà non sento che stiate male, ma secondo me è una questione di denaro, è come se aveste voglia o bisogno di guadagnare di più, quindi potreste valutare effettivamente di cambiare azienda. Oppure potrebbero essere che dei contratti, magari a tempo determinato, si trasformino e diventino a tempo determinato. Qualcuno potrebbe, scusate, qualcuno potrebbe anche ricevere un'offerta per una promozione. Per quello che riguarda le persone che sono autonome, cambia un po' il panorama, nel senso che secondo me potrebbero rompersi dei contratti con dei fornitori, con dei collaboratori, con dei clienti, per trovarne, mi viene da dire altri più piccoli. Sento come se ci fosse un contratto grande che viene concluso per dare il passo ad altri contratti più piccoli. Adesso quando si è autonomi di solito si divide, se vogliamo, un po' il pacchetto clienti, un po' con clienti grandi che magari fanno pochi ordini ma grossi e un'altra parte con i clienti piccolini, che sono quelli che danno più grattacapi, però sono anche quelli che ci danno la possibilità di sopravvivere nel caso uno di questi clienti grandi ci dia il blu. Quindi è come una sorta di diversificazione, se vogliamo. Per qualcuno, nel mese di febbraio potrebbe esserci la necessità di valutare un licenziamento, magari un dipendente. Ok, ragazzi, parliamo di soldi. Allora, secondo me febbraio non è un buon mese, ve lo dico. Avete tante carte di carenza, potrebbero esserci delle spese in più per delle questioni legali, dei contratti da fare, da registrare, da sciogliere. Potrebbero anche essere, se per esempio avete dei soldi investiti e cercate di recuperarli, potrebbe essere che vendendo questi investimenti, vi ritorni meno del capitale che avete investito, quindi c'è come da fare un pochino attenzione a livello economico questo mese, perché vedo delle spese impreviste, delle cose che non avevate calcolato. Ehm, E vi dico anche un'altra cosa, se per caso qualcuno vicino a voi vi propone qualche nuovo investimento, qualche nuova magica possibilità di guadagno, ecco, fate attenzione, valutate tutto bene perché qui sento aria di insicurezza. Non tanto perché la persona in sé che vi porta questa comunicazione voglia fregarvi, per dire, ma perché penso che sia debole la conoscenza che avete inerente a questo campo. Quindi se sono investimenti in settori nuovi, informatevi prima, raccogliete dati, cercate informazioni. Potrebbero anche esserci delle spese in più per i figli, soprattutto nel caso in cui i figli si stessero allontanando da casa, magari per studiare, magari perché si stanno creando una propria vita. Io ho l'idea che qualcuno chiuderà i rubinetti economici ai figli. Ho come l'idea che sarà un modo per renderli autonomi, indipendenti, ma soprattutto responsabili. Parliamo di relazioni, ragazzi. Allora, se devo parlare di single, potrebbe esserci una persona che si affaccia, potrebbe essere una persona molto interessante, devo dire. Mm, potrebbe essere giovanile, gioviale, giovane, semplicemente. Avete tanti fanti. Potrebbe essere un ex. Io sento che per qualcuno potrebbe essere un ex, o comunque una persona che avete già frequentato in passato, magari in modo platonico, e che in qualche modo si fa risentire.
e vi dico che non vi nego che potrebbe insomma nascere un... Per adesso sento uno scambio energetico, non sento ancora le farfalle nella pancia, però sì che ci può essere come l'idea, l'iniziativa di vedere come va. Se per caso di ex non ne volete sapere, sì, una persona nuova si avvicina, ragazzi, però ho anche la sensazione che sia più una questione, cioè sia come una persona incontrata per caso, con la quale iniziate a chiacchierare per caso e con la quale poi decidete di mantenere un contatto per caso. Cioè non è una di quelle persone che vi attira così tanto da dire, ok, voglio conoscere questa persona. È come se fosse una cosa che nasce pian piano senza dare neanche troppa importanza e invece poi potrebbe avere dei risvolti positivi. Per quello che riguarda le persone che sono in una relazione, allora, mm, c'è bisogno di comunicare, c'è bisogno di aumentare e migliorare la comunicazione. Sento che c'è come bisogno di creare qualche cosa insieme con questa imperatrice. Probabilmente c'è bisogno di un progetto comune. È come se bisognasse iniziare a parlare di quello che si vuole fare, di quello che si sente carente, di quello che sono le vostre responsabilità che non vi competono e di quali invece sono le responsabilità che si assume l'altro e che invece competono voi. È come un po' ridare ad ognuno le proprie responsabilità, i propri compiti. C'è come un ricalibrare qui, un riequilibrare secondo me. Quello che ho la sensazione, ragazzi, è che ci sia bisogno di dare un po' di frizzantezza alla vita quotidiana. Sento come una sorta di monotonia in questo mese. C'è come bisogno di mettere un po' di verve, un po' di grinta alla relazione. Per quello che riguarda invece le relazioni clandestine, non ben definite, non etichettate, sento che anche per voi il tema qui è la comunicazione. C'è qualche tipo di carenza che avete bisogno di comunicare al o alla partner, perché se non avviene questo tipo di comunicazione non si può, diciamo, compensare quello che manca. Io credo che sia necessario con questo re di spade dare come delle nuove regole alla relazione. E che vi dico, a fine mese, secondo me, siccome qui abbiamo un 6 di pentacoli, c'è come un giusto scambio, c'è come un riequilibrio delle energie, c'è come, mi viene da dire, un ritrovare la genuinità nella relazione. Fatemi sapere se vi risuona. Ok, se parlassimo di famiglia, credo che qui ci sia anche qui una questione di comunicazione. C'è un qualche cosa che deve venire a galla o sì in questo periodo. Se avete dei figli, si tratta di stabilire delle regole con i figli. Se si tratta della vostra famiglia, per esempio, di origine, si tratta di stabilire delle regole con la famiglia di origine. Andiamo a vedere Osho, ok? Esaurimento, mutamento e apertura. C'è tanta stanchezza ed avete come bisogno di cambiare le dinamiche. Questa è la giustizia, le regole, la giustizia e la ruota della fortuna.
e l'esaurimento è un 9 di bastoni. Sento che c'è come una certa stanchezza, come se le cose fossero stagnanti e c'è bisogno di rimettere in regola le cose, di cambiare certi tipi di dinamiche. Tenete presente che la ruota della fortuna fa anche riferimento al karma, quindi può essere come un momento di preparazione a un cambio di ciclo karmico. Andiamo a vedere un ultimo oracolo. Fai meno. Analizza la quantità di cose, infatti qui abbiamo il 10 di bastoni, ragazzi, ci sono delle cose di cui vi occupate che non è compito vostro. Analizza la quantità di cose che fai per gli altri. Valuta se ti extralimiti, se ti sforzi troppo sarebbe, fino ad arrivare all'esaurimento. E qui abbiamo proprio la carta del 9 di bastoni. Perché fai questo? La tua salute lo merita. L'obiettivo affronta le ragioni fondamentali per le quali rischi la salute in maniera innecessaria. Vi state caricando di troppa roba e qui c'è bisogno di scaricarsi e di rimettere equilibrio nelle cose. Amici dei pesci, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile. Spero che insomma abbiate trovato spunti di riflessione interessanti. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, date hype, iscrivetevi, condividete il video. Per iniziare un percorso di crescita con me basato sulle credenze limitanti mi potete contattare via mail. Io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il lavoro sulle credenze limitanti, però tenete presente che la stessa cosa la potete fare come autodidatti semplicemente abbonandovi al canale. In quella sezione tratto le credenze limitanti divise per settore e in più ci sono tanti altri argomenti che vi servono per il vostro percorso di crescita, per comprendere, per aumentare la consapevolezza. Comunque, ci sono 4 playlist, sono numerate, vanno ascoltate in ordine cronologico perché il tutto è stato studiato come un corso di formazione. Cioè lì trovate tutto quello che io ho studiato in tanti anni, che ho condensato e messo a disposizione per aiutare anche voi. Date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, almeno vi rendete conto dei temi che vado via via trattando. Detto questo ragazzi vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!